Oggi parliamo della chart di accordi, vedremo cosa sono, a cosa servono e come realizzarne una. Ciao, sono Salvo di Piazza e se sei nuovo di qui iscriviti al canale. La chart di accordi è uno dei tanti sistemi che si utilizza per scrivere musica ed è molto utile per scrivere in modo chiaro e veloce gli accordi e la struttura di un brano. Ovviamente questo dipende dalla complessità del brano e dalla quantità di particolari che dobbiamo aggiungere alla chart di accordi per permetterci di utilizzarla poi effettivamente dal vivo. Infatti è importante notare che la chart di accordi da sola non è sufficiente di solito a seguire un brano nel modo più fedele possibile e alle volte quindi è necessario introdurre dei sistemi ibridi e aggiungere degli elementi alla chart di accordi che possono aiutare la nostra memoria o aiutarci ad aggiungere quei particolari che sono necessari durante l'esecuzione della nostra parte musicale. Se invece abbiamo la necessità di avere un riferimento scritto che sia il più fedele e dettagliato possibile, a quel punto non dovremmo più scrivere una chart di accordi ma una vera e propria parte di chitarra. Le chart di accordi di cui stiamo parlando, che vengono di solito utilizzate dai professionisti, nulla o poco hanno a che fare con le classiche serie di accordi sovrapposte al testo di un brano. Il metodo che ti mostrerò per la realizzazione di una chart di accordi è un po' più scientifico e preciso. Ok, adesso ti faccio vedere il mio metodo per scrivere una chart di accordi. Quando ho particolare fretta utilizzo un foglio A4 in bianco, anche se un metodo un po' più ortodosso e un po' più preciso sarebbe quello di utilizzare un foglio pentagrammato. Però voglio proprio farti vedere la maniera più rapida che ho per scrivere una chart di accordi. Di solito comincio con lo scrivere il titolo al centro e a destra, tra parentesi, l'autore o comunque l'interprete. A sinistra, invece, in alto a sinistra, scrivo la tonalità del brano, Si bemolle, e se questa chart di accordi è una versione trasposta della tonalità originale del brano, vado a specificare alle volte tra parentesi di quanto questa chart di accordi sia trasposta rispetto alla versione originale. Facciamo finta che si tratti di un semitono, allora andrò a mettere più ST, o alle volte ho anche 1, per specificare che si tratta proprio di un semitono. In alcuni casi specifico anche la chitarra che utilizzo, perché alle volte in alcuni concerti mi capita di utilizzare più chitarre, quindi quando è il caso lo vado a scrivere, di solito lo scrivo sotto la tonalità, magari scrivo AC GTR, quindi Acoustic Guitar, così diciamo ho chiaro anche questo aspetto. A questo punto comincio a trascrivere il brano partendo dall'ascolto e per prima cosa chiaramente devo capire quali sono le parti che devo andare a estrarre dal brano, perché molto spesso i brani possono contenere molte chitarre e alle volte devo riassumerle in un'unica parte che mantenga diciamo i tratti salienti di quello che fanno le chitarre all'interno del brano, oppure nella band magari ci sono anche altri chitarristi, quindi devo dividere le parti con loro. Comunque una volta fatto questo, avendo chiarito questa cosa qua, comincio all'ascolto e a trascrivere le parti di mio interesse. Di solito inizio con lo scrivere intro come sezione che inserisco all'interno di un rettangolo e sotto queste indicazioni di sezione vado a inserire la situazione che mi si presenta di volta in volta. Magari alle volte può succedere che nell'introduzione in questione io non debba suonare, quindi magari vado a mettere all'interno di una casella delle battute di aspetto e chiaramente all'inizio metto anche il metro. Quindi in questo caso vi sto dicendo che mi trovo nella parte introduttiva del brano, il metro è un 4/4, subito appena inizia il brano ho un'introduzione di 4 battute in cui non faccio nulla, quindi ho 4 battute di aspetto. Alle volte tra parentesi posso specificare eventuali dettagli, per esempio l'intro magari potrei dire solo drums, così questo diciamo alcune note tra parentesi mi possono aiutare a tenere un riferimento con quanto succede dal punto di vista dell'arrangiamento, e seguire meglio l'andamento del brano. Poi a seconda del tipo di brano alle volte posso utilizzare come nomi di sezioni parole come verse o strofa, oppure le lettere. Di solito le lettere tipo A, B, C le utilizzo in brani che si rifanno magari a una tradizione un po' più jazzistica o comunque che hanno una struttura formale relativamente più semplice. Facendo finta che si tratti di un classico brano di musica leggera, un brano pop, di solito dopo l'intro si presenta una strofa, quindi andrò a scrivere strofa
e inizio a inserire delle caselle che per me rappresentano insomma delle battute, e vado a inserire le sigle degli accordi che sono contenuti all'interno della strofa. Facendo un esempio pratico, potrei inserire Si bemolle, Sol settima, Do minore settima, Fa settima. Se queste 4 battute sono ritornellate, vado a inserire delle parentesi con dei 2 puntini che mi dicono che appunto questa sezione è una sezione ritornellata. Se ritornellata più di 2 volte, vado a mettere tra parentesi, quella sezione viene ripetuta. Normalmente tra parentesi accanto alla strofa posso inserire il suono o lo stile che magari devo utilizzare. Per esempio, se nella strofa devo suonare in clean, di solito tra parentesi scrivo clean. Quando non scrivo nulla, di solito l'interpretazione ritmica la considero libera. Chiaramente poi sta alla mia sensibilità durante l'esecuzione del brano di andarmi a inserire nel modo più opportuno all'interno di quello che è l'ensemble. Se invece c'è una scansione ritmica un po' più importante, allora a quel punto la vado a scrivere sopra le sigle. Faccio finta che si tratti di una situazione di questo tipo, così via. Allora faccio dei puntini, così mi risulta chiaro che questi accordi vadano suonati con questa tipologia di scansione ritmica. Se invece devo indicare uno stile che rappresenta interamente il brano, che mi dà anche un'idea di come andare a interpretare queste sigle, sia a livello di voicing che di ritmo, o specifico qui di solito lo stile generale del brano, o lo specifico all'interno della sezione, soprattutto quando magari tra una sezione e l'altra c'è anche un cambio di stile. Allora magari qua andrò a scrivere, ad esempio, non so, funky, poi magari nella sezione dopo andrei a scrivere rock. Se dopo la strofa di solito c'è magari un ritornello, magari lo scrivo come rit, lo metto sempre dentro casella, sempre dentro parentesi vado a specificare magari se è un suono distorto, se magari c'è qualche effetto tipo un chorus. Quindi tutta una serie di note che possono aiutarmi a scegliere il suono giusto e l'accompagnamento giusto. Un ipotetico ritornello potrebbe essere un Mi bemolle, Fa, magari facciamo power chord, abbiamo fatto un video apposito, vallo a vedere se ti va, te lo lascio in descrizione e te lo metto anche qua in alto nel video. Quindi dicevamo Mi bemolle, Fa, un Si bemolle, sempre power chord. Se questo Si bemolle si ripete anche nella battuta successiva, di solito uso il simbolo percentuale. E poi a seconda della situazione posso inserire eventuali dettagli, per esempio magari questo Si bemolle lo devo suonare un po' arpeggiato, allora metto la freccettina, devo lasciarlo lungo, allora metto il volo di una semibreve sopra, questo magari invece devo suonarlo tutto a crome, e allora faccio così e poi do i puntini per dire simile. Magari questo Mi bemolle devo suonarlo in palm muting, allora metto PM fino a qui. Oppure nella quarta battuta del ritornello c'è un break particolare, allora lo scrivo qui in alto. Magari un break sul primo movimento, quindi magari posso fare una cosa del genere. E se dopo il ritornello torna la strofa, a quel punto io scrivo direttamente strofa, se poi si ripresenta di nuovo il ritornello scrivo di nuovo il ritornello. Questo diciamo è una sorta di scorciatoia perché mi evita di dover riscrivere nuovamente le sezioni se queste si ripetono esattamente uguali, ok? Se ci fossero invece delle variazioni andrei chiaramente a riscrivere con le opportune variazioni. Posso anche utilizzare i diversi finali, magari per esempio qui tornando sulla strofa potrei dire guarda, questo è la prima volta, mentre le altre volte mi fai, facciamo finta di nuovo Si bemolle, ok? E dico prima volta così e poi invece tutte le altre volte, quindi la seconda, la terza e la quarta, mi fa invece queste altre 2 battute. Ok, questo diciamo è un metodo di scrittura molto rapido che però mi permette di avere sott'occhio tutte le informazioni più importanti. Qua c'è l'indicazione della tonalità che mi può tornare utile quando magari c'ho un assolo, già ho sott'occhio la tonalità in cui mi trovo, la chitarra che devo utilizzare,
le varie sezioni e le varie specifiche, chi suona, chi attacca, che suono devo utilizzare, la scansione ritmica, magari un'indicazione di stile per la sezione o l'indicazione di uno stile generale del brano, eventuali break o situazioni ritmiche particolari. Posso anche inserire degli obbligati melodici, in quel caso diciamo questo metodo non si presta molto. In situazioni proprio di urgenza dove proprio non ho tempo per utilizzare il foglio pentagrammato e l'obbligato melodico è molto semplice, potrei anche fare una cosa del genere, per esempio scrivere obbligato, magari una sezione apposita, questo è un obbligato con i brass, allora qui magari tra parentesi scrivo con brass, che sono appunto i fiati, e allora qui all'interno magari facciamo finta che si tratti giusto di una battuta, in questo caso ho reinserito il metro anche se non c'era bisogno, e allora inizio con lo scrivere intanto la ritmica e sotto vado a scrivere le lettere magari delle note coinvolte, per esempio Si bemolle, Do, Re, Fa, ok? E eventualmente posso inserire altri dettagli come su che corda devo andare a suonare queste note, così ho già un'indicazione anche sull'altezza, quindi chiaramente è una scrittura molto generica, infatti in questo caso sfrutto anche un po' la memoria che ho del brano. Ok, adesso vediamo un esempio con l'utilizzo del pentagramma. In questo caso ho preso una parte che ho trascritto per un concerto che al momento di questo video farò tra praticamente una decina di giorni con Fausto Leali e mi sono trovato a trascrivere un famosissimo brano come Gianna. Ovviamente è un arrangiamento un po' diverso perché è la versione appunto di Fausto Leali e sebbene in questo caso si tratti di una parte vera e propria di chitarra, insomma, possiamo comunque notare alcuni elementi tipici di una chart di accordi in alcune sezioni. In questo caso, rispetto a quello che abbiamo visto poco fa nella scrittura su un classico foglio A4, c'è un capovolgimento per quello che riguarda la scrittura delle sigle e degli elementi ritmici i quali, insomma, quest'ultimi vengono scritti sul pentagramma, mentre le sigle normalmente vengono scritte sopra. Chiaramente, avvalendoci dell'uso del pentagramma, la scrittura è molto più chiara e precisa e possiamo utilizzare anche eventuali sezioni in cui andiamo a specificare anche dei voicing o delle note che dobbiamo andare a suonare in modo sicuramente molto più preciso. Però questo modo di scrivere richiede anche più tempo, quindi dipende un po' dalle situazioni, un po' dalle esigenze. Un altro modo che è un po' una via di mezzo tra questi due sistemi è quello di andare a utilizzare un foglio pentagrammato con cui andare a scrivere manualmente i vari elementi. Devo dire la verità, non lo utilizzo tantissimo questo modo, perché molto spesso quando devo scrivere dei brani vado molto di fretta, e allora il foglio A4 mi è un po' più pratico, perché il foglio pentagrammato sfuso devo andare a cercare il file, stamparne più copie, invece col foglio A4 vado un po' più veloce. In ogni caso il foglio pentagrammato può essere utilizzato assolutamente anche per scrivere una certa di accordi. Allora anche qua inizio scrivendo il titolo al centro, qui l'interprete o autore del brano, compositore. Qua di solito scrivo la chitarra da utilizzare, eventualmente qui vado a inserire anche la velocità del brano, lo stile. Qui invece inserisco i classici elementi da pentagramma, quindi nel mio caso da chitarrista sarebbe la chiave di violino, poi l'eventuale metro e eventuali indicazioni di tonalità. A questo punto, vabbè, adesso faccio un po' di spazio, quindi cancello per un attimo BPM e lo stile. Qui inserisco sempre all'interno di un rettangolino la sezione, utilizzo le lettere, magari in questo caso utilizziamo le lettere o alle volte appunto il nome della sezione e al solito tra parentesi io vado a inserire il suono che devo utilizzare e in questo caso diciamo che se in prevalenza l'esecuzione del brano è abbastanza libera in termini di interpretazione ritmica e quant'altro, tendo a scrivere le sigle all'interno insomma delle battute, quindi per esempio
abbiamo detto che siamo in Sol, quindi facciamo magari Sol, Mi minore, Do e Re. Se in alcuni casi mi trovo ad avere magari degli obbligati ritmici, li scrivo sempre qua sopra, o se devo invece utilizzare una scansione ritmica particolare la scrivo sempre qua sopra. Se invece la maggior parte delle volte mi tocca scrivere diverso materiale di obbligati melodici, ritmici, allora in quel caso tendo a preferire la scrittura delle sigle sopra le misure, quindi magari scriverò le sigle qua su e qua giù, diciamo, il materiale che mi interessa, quindi dipende un po' dai casi. Una cosa che voglio aggiungere è che alle volte capita di avere più accordi all'interno della stessa battuta e in quel caso, se sono di numeri pari, do per scontato che ognuno di questi accordi si divide equamente i movimenti della battuta. Cioè, se per esempio all'interno di una battuta ho 2 accordi, così punto, per me è sottointeso che il La si prende 2 movimenti e il Fa diesis minore se ne prende altri 2. Se invece non è così, allora vado a specificare che per esempio il primo accordo si prende 3 movimenti, il quarto se ne prende uno solo. Stessa cosa se invece accordi ne ho 4, se non vado a specificare nulla, per me di base ogni accordo si prende un movimento. Se invece la situazione è un po' più particolare, vado a specificare con i simboli, insomma, ritmici al di sopra delle sigle degli accordi. Questa, diciamo, è una situazione ibrida perché mi permette di essere relativamente preciso, come se stessi scrivendo una parte vera e propria di chitarra, e anche rapido, come se stessi scrivendo su un foglio A4, e quindi posso anche utilizzare appunto la penna per andare a inserire tutta una serie di informazioni con una certa velocità. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e se ti è piaciuto questo video o l'hai trovato utile in qualche modo, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video.